All'estremo sud del nostro pianeta si trova un continente avvolto dal mistero, l'Antartide. Con i suoi 5 milioni di miglia quadrate, è la terra più fredda e inospitale del mondo. Immense calotte di ghiaccio, spesse più di 1 miglio, ricoprono il suo suolo. Le temperature possono scendere fino a meno 45 gradi centigradi, mentre i venti superano i 160 km/h. Oggi, gli unici abitanti di questa terra desolata sono gli scienziati che operano nelle basi di ricerca sparse sul territorio. Ma è sempre stato così? Oppure, migliaia di anni fa, qualcuno potrebbe aver camminato su questa terra e lasciato dietro di sé segni della propria esistenza? Nel 2016, alcune immagini satellitari hanno mostrato strane formazioni che emergono dai ghiacci. Strutture massicce, perfettamente triangolari, che ricordano incredibilmente le piramidi dell'antico Egitto. Alcuni ricercatori suggeriscono che possano essere semplici montagne modellate dal vento e dal gelo, ma altri ipotizzano qualcosa di molto più affascinante. Potrebbero essere strutture artificiali, costruite da un'antica civiltà perduta. Una di queste presunte piramidi presenta una base quadrata perfetta, con ogni lato che misura circa 2 chilometri. Se si trattasse davvero di una costruzione umana, chi avrebbe potuto realizzarla e quando? Secondo la teoria convenzionale, l'Antartide è coperta dai ghiacci da milioni di anni, rendendo impossibile qualsiasi insediamento umano. Tuttavia, alcuni studi suggeriscono che il continente potrebbe essere stato, almeno in parte, libero dai ghiacci fino a circa 6.000 anni fa. Se fosse vero, questo cambierebbe radicalmente la nostra comprensione della storia dell'Antartide. È possibile che in un'epoca remota il clima fosse più mite, permettendo la presenza di ecosistemi ricchi di vita? Alcune antiche leggende polinesiane raccontano di un misterioso territorio lontano, una terra coperta da bianchi scogli che emergono dal mare. Una descrizione sorprendentemente simile agli iceberg dell'Antartide. Secondo queste storie, questo luogo era considerato la terra degli antenati, il punto d'origine di alcune popolazioni. Ma, se fosse vero, come avrebbero potuto gli esseri umani raggiungere un continente così remoto migliaia di anni fa? Esistono mappe antiche che sembrano mostrare l'Antartide senza ghiacci, con dettagli geografici incredibilmente precisi. Una delle più famose è la mappa di Piri Reis, un documento del 1513 che mostra il profilo della costa antartica con dettagli che, secondo alcuni studiosi, sarebbero impossibili senza una conoscenza diretta della regione. Nel 2017 un team di geologi tedeschi ha esaminato i sedimenti prelevati dal fondale marino antartico e ha fatto una scoperta straordinaria. Nei campioni erano presenti resti di oltre 60 specie di piante, tipiche di un ecosistema tropicale. Secondo gli esperti, in un lontano passato, il clima dell'Antartide era paragonabile a quello dell'odierna Italia settentrionale. Questo significa che, un tempo, la regione era ricoperta da foreste lussureggianti, con fiumi e laghi, un ambiente totalmente diverso da quello che vediamo oggi. Se il continente era davvero ricco di vegetazione, potrebbe aver ospitato anche delle civiltà, o le prove della loro esistenza giacciono ancora sepolte sotto strati di ghiaccio. Se davvero una civiltà avanzata fosse esistita in Antartide in un lontano passato, cosa le sarebbe successo? È possibile che un cataclisma abbia sepolto ogni traccia sotto spessi strati di ghiaccio, cancellandone la memoria dalla storia ufficiale? Oppure le cosiddette piramidi non sono altro che bizzarre formazioni naturali, frutto di milioni di anni di erosione? Gli scienziati continuano a esplorare il continente più misterioso della Terra, e forse un giorno scopriremo la verità sulle enigmatiche strutture nascoste sotto il ghiaccio. Quali altri segreti si celano sotto il ghiaccio dell'Antartide? E se queste piramidi fossero davvero opera di una civiltà dimenticata? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi per altri incredibili misteri dal nostro passato.